Ciao ragazzi, come state? Spero che stiate bene, spero che la situazione nei vostri paesi non sia troppo grave. Oggi volevo fare un video in cui non parlo della situazione attuale perché l'ho già fatto abbastanza, ma voglio darvi un modo di utilizzare il tempo a disposizione. È vero, è una situazione difficile, non è bello stare a casa, stare barricati in casa e non uscire, ma cerchiamo di fare buon viso a cattivo gioco. Fare buon viso a cattivo gioco significa cercare di non disperarsi di fronte alle avversità, alle situazioni negative, ma di trovare ciò che di buono c'è in esse. Se uno dei vostri progetti è l'italiano, penso che avere qualche settimana o mese di isolamento possa avere anche una sua utilità. Per imparare una lingua senza metterci anni e anni e anni dovete dedicare almeno 30 minuti, ma meglio un'ora al giorno. E io consiglio sempre di dedicare la maggior parte di questo tempo all'esposizione a contenuti interessanti e una parte studiando attivamente la grammatica. YouTube è uno strumento che potete utilizzare insieme ad altri strumenti, come per esempio i podcast, come per esempio i film, le serie TV, come fonte di contenuti in lingua italiana. Se per esempio state imparando l'italiano, vi posso consigliare di fare un giorno YouTube, un giorno podcast, un giorno magari guardare un film, cercare di alternare ciò che fate per rendere il tutto più interessante. E chiaramente YouTube può essere utilizzato in una maniera piuttosto passiva, che sì, ci può aiutare a imparare una lingua senza dubbio, ma che si avvicina più all'intrattenimento, guardare per essere intrattenuti, che va anche bene. Ma per chi ha un livello un pochino più basso, per chi di voi sta iniziando ad imparare l'italiano, sta iniziando a muovere i primi passi, o per chi ha un livello intermedio, secondo me può essere anche utile utilizzare YouTube in una maniera un pochino più consapevole e un pochino più attiva, e vi darò qualche consiglio su come secondo me questo può essere fatto. Molte persone consigliano le serie TV, i film, Netflix, che sicuramente sono utili, ma io penso che all'inizio guardare YouTube sia più efficace, perché i video mediamente sono più corti, perché si può vedere la mimica facciale, cioè i movimenti del volto, si possono vedere i gesti, si può vedere bene come le persone muovono la bocca. Sì, questo si può fare anche nei film, ma secondo me è più facile su YouTube. Il linguaggio di solito è più facile rispetto a quello dei film, e poi le persone parlano al pubblico, alla camera, e quindi parlano in una maniera più diretta. Vediamo alcune caratteristiche importanti. Quindi il video, come ho già detto, non dovrebbe essere troppo lungo, secondo me, quindi 5 minuti, 10 minuti, 15 minuti. Deve essere per voi sufficientemente facile, quindi dovete capire almeno il 70 o l'80%. Sforzarsi di capire un video che capite molto molto stentatamente, cioè a faticando troppo, è una strategia che vi porterà a fallire. Alternate video che capite perfettamente a video che capite un po' di meno, ma che capite abbastanza da seguire bene il discorso. Il video deve essere interessante. Se non è interessante, lasciate stare, lasciate perdere, perché è una perdita di tempo. Questo è un concetto di base fondamentale, ma vale la pena ripeterlo. Video interessanti. Per imparare una lingua ci sono due tipi di canali. Da un lato i canali per chi sta imparando la lingua, l'italiano. Dall'altro lato i canali per gli italiani, i canali autentici. Questi secondo me sono più interessanti, e dopo un po' di tempo è una buona idea iniziare ad ascoltare anche questi. Chiaramente sono più difficili e spesso non hanno i sottotitoli, vedremo anche questo aspetto. Quindi canali per chi impara l'italiano. Ci sono tanti canali che probabilmente conoscete. Se conoscete me, probabilmente conoscete anche loro, quindi Learn Italian with Lucrezia, Italiano Automatico di Alberto, Lernamo di Graziana e Rocco. A me piace molto Un Italiano Vero di Roberto, e ognuno ha il suo stile un po' diverso e tratta argomenti un po' diversi, perché per esempio Lucrezia parla tanto di grammatica, e quindi io consiglio a chi interessa tanto la grammatica e vedere spiegazioni grammaticali come me mi servirebbero
Utilizzate il suo canale perché ha spiegato più o meno qualsiasi cosa che c'è da spiegare sulla grammatica italiana. Tutti, a parte Roberto, hanno i sottotitoli, quindi questo è molto importante, poi non è fondamentale, però può essere utile. Quindi questi sono i canali per chi sta imparando l'italiano. Però, secondo me, dopo un po' di tempo che utilizzate esclusivamente questi canali, è una buona idea cercare di andare oltre. Per favore, continuate a guardare i miei video, però guardare anche un sacco di altri contenuti che non sono appositamente per chi sta imparando. Quindi un modo semplice secondo me di cercare video per madrelingua con i sottotitoli, perché magari siete in una fase in cui volete i sottotitoli, è semplicemente di scrivere una parola chiave, come per esempio una città, per esempio, no? Quindi scrivete Roma, poi voi andate su filtra, o non so, nella vostra lingua sarà tradotto, scrivete sottotitoli. E quindi qua trovate tutta una serie di video con i sottotitoli. Quindi, che ne so, apro un video a caso. Qui per esempio ho trovato un video di una ragazza che parla di quali posti andare a visitare a Roma. È un video per italiani, ma ha i sottotitoli. Quindi perché no? Può essere interessante. A volte potete avere magari il nome del canale, quindi per esempio c'è quest'uomo che si chiama Marco Montemagno che parla spesso di marketing, quasi sempre di marketing, di social. Alla stessa maniera voi cercate sottotitoli e potete trovare tutti i suoi video con i sottotitoli. Andate qui e vedete ci sono i sottotitoli in italiano. Che ne so, proviamo a cercare pasta, mettiamo sottotitoli. Troviamo per esempio un video di Dario Bressanini, un canale che io adoro, di un chimico che fa video molto molto interessanti, quindi vedete anche qui abbiamo i sottotitoli in italiano. E se andate sul canale dove vedete tutti i video, questo è il canale Cartoni Morti, che è un canale diciamo satirico che prende in giro vari personaggi famosi, vedete quali video hanno i sottotitoli. Qua per esempio tutti gli ultimi video hanno i sottotitoli. Ma voi potete comunque andare a vedere un video e provare a utilizzare i sottotitoli automatici, quindi italiano generato automaticamente. E avete i sottotitoli automatici che sono abbastanza buoni comunque. Non sono sempre perfetti, però sono migliorati tantissimo. Soprattutto se l'audio è buono, sono molto molto buoni. Io ed Erika, tra l'altro, abbiamo fatto un episodio del podcast in cui abbiamo elencato i nostri canali preferiti in lingua italiana. Tanti di questi non hanno i sottotitoli, però potete provare a utilizzare i sottotitoli automatici. In ogni caso, se avete consigli di canali interessanti con i sottotitoli, senza i sottotitoli, scriveteli qua sotto, così ci motiviamo a vicenda, o meglio, vi motivate a vicenda, perché magari voi sapete più canali, conoscete più canali di quanti ne conosca io. Vi volevo anche parlare di uno strumento interessante, un'estensione di Google Chrome, che si chiama Dual Captions, quindi se voi andate sullo store di Google delle estensioni potete scaricarla. Io l'ho già scaricata, quindi la installate e vi comparirà qua, in questo angoletto. Ecco, con questa estensione voi potete avere i sottotitoli doppi, quindi vi consiglio di andare su traduzione automatica. Fate così: traduzione automatica, mettete inglese oppure la vostra lingua madre. Questo farà sì che tra i sottotitoli compaia sia l'italiano e sia italiano tradotto in inglese. Voi andate qui, qua potete mettere in italiano, però adesso se voi andate sull'estensione potrete mettere anche English, perché prima non si poteva, prima c'era solo Italian. Quindi questa è una traduzione automatica ed è, a dire il vero, abbastanza buona, cioè sorprendentemente buona. È migliorata un sacco la traduzione automatica negli ultimi anni. Quindi è un'estensione semplice ma piuttosto utile secondo me. Un altro strumento che uso per imparare è Link. Link vi permette di guardare il video allo stesso tempo che lavorate con il loro sistema. Quindi con Link potete innanzitutto importare il video e potete avere questa modalità in cui vedete solamente una frase, una riga del sottotitolo.
e con Link potete imparare schiacciando su ogni parola o su gruppi di parole, quindi vedete salute, health, esigenze di lavoro, work requirements. È facilissimo importare i contenuti direttamente da YouTube. Io personalmente utilizzo Link per imparare ogni lingua che imparo e sì, questa è una sponsorizzazione, ma probabilmente ne parlerei comunque perché lo ritengo un servizio molto molto buono, anche perché poi vi permette di tracciare tutte le vostre statistiche, i vostri numeri, quante parole avete imparato, quindi vi dà dei numeri concreti. Potete utilizzare anche i miei podcast, potete importare contenuti direttamente da Netflix. L'importazione da YouTube è solo una funzione di Link. Chiaramente è un servizio a pagamento, però se vi iscrivete utilizzando il mio link avrete uno sconto del 5% sul prezzo del piano annuale, che già a sua volta scontato del 30% rispetto al costo di pagare ogni mese. Secondo me vale la pena fare un'iscrizione annuale perché è un servizio molto molto comodo. Tornando a qualche altro consiglio utile che forse non tutti sanno, se andate nelle impostazioni, chiaramente avete i sottotitoli, ma anche la velocità di riproduzione. Quindi potete aumentare o diminuire la velocità e questo può essere utile se parlo troppo veloce, se qualcuno parla troppo veloce o se parla troppo lentamente. A volte magari qualcuno di voi penserà che io parlo troppo lentamente. Io parlo a una velocità media che sia comprensibile. Ma se è troppo lenta potete velocizzarmi, così inizio a parlare in questa maniera e magari per voi è più facile seguirmi. Vi annoiate di meno. Un'altra cosa, se volete usare YouTube in una maniera seria per imparare una lingua, secondo me bisogna prendere alcuni accorgimenti. Prima cosa, guardate i video a schermo intero, perché così non avrete tutti questi altri video sotto che vi distraggono. Voi non dovete avere distrazioni, non dovete avere 10.000 tab aperte come me. Quindi chiudete tutte le altre tabs, chiudete tutti i video, chiudete tutti i messenger, non dovete avere distrazioni. E soprattutto un consiglio fondamentale: togliete i suoni, togliete le notifiche dal vostro maledetto telefono. Non deve suonare, non deve fare suoni, perché questa è una distrazione. Per lavorare in maniera efficace bisogna lavorare senza distrarsi ogni 2 secondi. Prendete un video, lo guardate dall'inizio alla fine, non cambiate video se il video è adatto e se lo trovate interessante, non aprite Instagram, non aprite Facebook, non aprite WhatsApp, state concentrati per mezz'ora o un'ora. Un altro consiglio interessante è: voi potete salvare i video e metterli in una playlist. Potete creare una playlist, quindi potete chiamarla, che ne so, video in italiano già guardati. Create la playlist e lo inserite in questa playlist e man mano che guardate video li aggiungete in questa playlist. Cosa serve questo? Voi poi potrete tornare e riguardare questi video, perché io, soprattutto a chi ha un livello non molto alto, consiglio di guardare gli stessi video tante volte, almeno 3-4 volte, perché in questa maniera si notano un sacco di cose che al primo ascolto non avevate capito. E io consiglio anche di creare un documento su Google Doc per ogni video che guardate. Potete anche farlo su un quaderno se preferite, dove prendete gli appunti. Mettete il titolo del video. Magari guardate un video, sentite una frase interessante, io ho detto la parola fastidioso, l'ho anche scritta in alto a sinistra, potete scrivere fastidioso, tradurlo nella vostra lingua, bothersome, potete scrivere esattamente la frase che ho detto, l'ho detto circa a 5 e 10, quindi in questa maniera potete andare a sentire il momento in cui l'ho detto. E se preferite, sul mio podcast Italiano Club io ho iniziato anche a offrire dei contenuti esclusivi che sono simili un po' a questo per tutti i video che faccio. Quindi per esempio qua avete tutte le parole che io ho messo in alto a sinistra che magari non conoscete, quindi vedete tutto questo elenco, ma è importante che ci sia il contesto, così potete rivedere il contesto. Poi qua c'è anche tutta la trascrizione dei miei video, quindi potete anche rileggere la trascrizione e io vi offro questo inoltre ad altri contenuti come il podcast esclusivo 3 parole che
che faccio per ogni video e ogni episodio del podcast in cui prendo 3 parole o espressioni e le spiego. Vi ho detto tantissime cose, probabilmente troppe come al solito. Spero che vi sia piaciuto questo video, che abbiate imparato qualcosa e ci sentiamo nel prossimo. Però io voglio, prima di andarmene, come sempre ringraziare tutti i membri del Podcast Italiano Club, che sono già 144, credo, sono davvero tantissimi, a riprova del fatto che evidentemente i contenuti che faccio piacciono. Quindi se avete un livello intermedio, B1, B2, ecco, forse più B2, secondo me potrete trovare e troverete molto interessanti contenuti, soprattutto il podcast esclusivo, 3 parole. Però intendo fare anche cose molto interessanti per il club in futuro, sto pensando a come renderlo più interessante, quindi sì, andate sul club, grazie a tutti quelli che mi sostengono, perché in questo modo posso parzialmente vivere di questo e anche delle lezioni che faccio di italiano. Grazie davvero, ci vediamo nel prossimo video e mi raccomando, non guardate troppe notizie, non ossessionatevi con la situazione in corso. Fate cose che volevate fare, come imparare l'italiano in maniera consapevole, in maniera lucida e efficiente. E noi ci vediamo tra una settimana, spero. Ciao ciao!